Italia-Israele. Una partita di cui avrei fatto anche a meno, devo essere sincero, che ha portato anche a tensioni, uno stadio, c'erano davvero 10.000 persone, boh, a me sembrava praticamente vuoto e soprattutto all'inno di Israele pare che ci siano stati anche degli applausi registrati per coprire i fischi, che se ho capito bene è una cosa che... Guarda, quasi quasi non voglio neanche commentare. Quello che possiamo commentare invece è la partita è una conseguente vittoria che ci permette di assicurarci i playoff. Ecco, almeno è cambiata la narrativa perché fino a poco tempo fa si parlava di no, di lottare per la differenza punti, fare gol, perché poi ci andiamo a giocare contro la Norvegia. Adesso invece si è capita quella che è l'antifona perlomeno. E anche la partita di oggi lo afferma e lo chiarisce ulteriormente, perché sì, è stato un 3-0, ma una partita totalmente diversa, no? Dalla supremazia che ho visto invece della Norvegia sugli israeliani. C'è stata una supremazia netta, dopo mezz'ora la partita era già praticamente finita. Invece oggi, dopo mezz'ora, non avevi fatto neanche un tiro in porta, una partita che si deve sbloccare grazie a un errore veramente ingenuo del difensore o difendente, perché non so nemmeno che ruolo avesse, quello che ha commesso il fallo, un fallo davvero stupido, e Retegui lo trasforma. Ma nonostante ciò, l'Italia ancora non è che era stata così entusiasmante e trascinante. Poi, grazie all'ennesimo gol di Retegui, abbiamo visto anche una squadra più sciolta e poi alla fine l'abbiamo portata con facilità, un secco addirittura 3-0. Ma le partite vanno sempre viste, se no, se ragioniamo sul risultato non andiamo da nessuna parte. Comunque ne parliamo e voglio appunto parlare di Retegui, degli attaccanti, di tanti discorsi che si fanno anche esterni alla nazionale, che vedono più Esposito soprattutto, e oggi secondo me se ne tornerà a discutere proprio e anche in assenza di argomenti di un ragazzo pompato, e su questo abbiamo una risposta che è eclatante, che è semplice, che vi ho a dire. Prima console, se volete vi invito a spolliciare per l'algoritmo, iscriversi se volete seguire i prossimi contenuti. Finalmente metteremo da parte ancora una volta questo scempio, perché a me ragazzi, no che non mi interessa purtroppo, no, ma non... Io non ce la faccio a essere contento. Mo vedevo chi era il giocatore della nazionale. Loro hanno anche ragione, anzi, deve essere bello. Non è che bisogna essere depressi in campo, e anzi, bisogna superare. Io non ce la faccio a esultare perché si va 99% ai playoff e l'1% me lo tengo perché nel calcio tutto può essere. Ehm, non ce la faccio. Iscrivetevi quindi se volete seguire il prossimo contenuto. Vi ringrazio, trovate in descrizione tutto. Grazie ancora. E su Retegui, che oggi segna 11 gol con la nostra nazionale in 24 partite, e sono numeri importanti, numeri che vanno segnalati, più dei numeri di Gattuso, perché già vedevo e sentivo Rimedio affannarsi, ma i numeri di Gattuso che fa 4 su 4, mi scuso perché l'altra volta avevo già detto 4, no? In realtà la seconda partita, anche da esonerato, praticamente l'aveva comunque giocata Spalletti, quindi questa è la quarta di Gattuso, vinta sempre con almeno 3 gol all'attivo, senti? Ragazzi, contro avversari che onestamente fai fatica anche a chiamarli avversari, ragazzi. È un campione così limitato che è inutile parlare dei numeri di Gattuso, ragazzi. È veramente inutile, no? Con tutto il bene che posso volere per un allenatore che, ribadisco, bene, mi piace perché è l'uomo secondo me anche giusto, perché in questo contesto, l'ho già detto, lo ribadisco, c'è bisogno di uno che non è che ti deve insegnare calcio, ti deve insegnare come mettere, fare e dire, no, deve solo creare gruppo, non è che c'è altro da fare. In questo credo che avere Gattuso come CT va più che bene. Però parlare dei numeri in questo momento non ha senso. Invece quelle di Retegui,
che già rappresentano, come dicevo prima, un campione più ampio, sono numeri importanti, soprattutto nel contesto odierno, no? Di cosa abbiamo davanti. Perché io pensavo, e lo dicevo, quindi io non mi nascondo e non nego mai quanto detto, anzi vado a prendere quello che dissi proprio sempre per dibattere, per discutere, che è la cosa che dobbiamo fare, che si deve fare e che non ci vedo nessun problema. Io pensavo che addirittura perdesse il posto in nazionale andando... dove è andato? Dove è andato a giocare? Andando là, ma poi uno deve riflettere, deve dire, oggi Diretteghi come attaccante italiano, per tanti non è neanche tale, oggi non ce ne sono meglio di Retegui. Cioè, questa è la realtà. Piaccia o non piaccia, possiamo discutere. Oggi non ce ne sono attaccanti migliori di Retegui, se la andiamo a vedere. C'è appunto Ken con caratteristiche diverse, ma come punta, come centravanti, non ce ne sono meglio di Retegui. È una notizia forse che spiega anche chiaramente il momento? Può darsi, ma oggi non ce ne sono. Non ce ne sono ragazzi attaccanti migliori di Retegui. Secondo me è bellissimo, ma parlo proprio del centravanti. Non ce ne sono. Piccoli, Pinamonti, no, ditemi un po', non ce ne sono. Non ce ne sono. Non ce ne sono. Questa è la realtà. Poi Scamacca, che è un giocatore che a me piace tantissimo, si è infortunato, non sta dimostrando tanta affidabilità e quindi non ce ne sono. Oggi non ce ne sono. Quindi complimenti a Mancini che ci ha visto lungo prima di tanti altri, preso anche a pernacchie per averlo portato, ma la verità è che oggi non ce ne sono. E il discorso e qui mi collego a Pio Esposito, che si parla di giocatore pompato, perché oggi Pio Esposito viene, tra virgolette, pompato? Perché giocatori promettenti come lui non ce ne sono. È sempre questo il discorso. Perché non ce ne sono. E quando non ce n'è, di cosa vuoi parlare? È chiaro che vedi un giocatore come Pio Esposito, 20 anni fa sarebbe stato uno dei tantissimi giocatori che potevano esplodere, che appunto che con enorme potenziale potevi intravedere qualcosa. Oggi è l'unico, ed essendo l'unico, è normale, vi arrivo a dire che viene pompato, visto che piace utilizzare questo termine. È normalissimo, perché non ce ne sono. Ragazzi, questa è la realtà. Piacciono o piace, l'abbiamo visto anche oggi. Si è manciato il gol. Però quando è entrato Più Esposito rispetto a Raspadori, ma avete capito o no? No, ma io non voglio tirare la croce perché poi sembra brutto dirla così. Anzi, ragazzo, che gli vuoi dire da Raspadori? Che è tra virgolette il 10 che si spende, che si sbatte, che fa e che dice lontanamente, proprio per concetto, il 10 nella... cioè, un 10 quasi da fatica. E quindi che gli va... Cioè, ma già avete visto mette Pio Esposito avere due boa, due centravanti del genere davanti? Già ha cambiato un po' le carte in tavola oggi. Quindi per farvi capire che perché se ne discute così tanto? Perché non ce ne sono. Quindi è normale, ragazzi miei, bisogna capire il contesto attuale. Se non pompi Pio Esposito, a chi vai a pompare? Di chi parli? Di chi parli? In questa penuria? Di cosa vuoi parlare? E ribadisco, oggi va bene, 3-0, vinci, tutto bene. Ma se vedi la partita, ragazzi miei, Donnarumma ha dovuto fare parate importanti nel primo tempo, le due migliori occasioni le hanno avute loro. Solo 1-0 hanno avuto un'altra grande occasione. E poi ribadisco Retegui oggi leva le castagne dal fuoco facendo un altro gol molto molto bello, ma un'Italia normale, io non ho visto un'Italia, tra andata e ritorno contro Israele, io non ho visto un'Italia superiore, non ho visto un'Italia imporsi. E questo è tutto dire, ragazzi miei, questo è tutto dire, quindi non chiedetemi di esaltarsi così. Qualcuno potrà dire, Maneschi, ma non sei mai contento? Sì, non sono contento perché è da una vita che non si va ai mondiali e non posso essere contento per aver battuto in questa maniera Israele, per essermi qualificato matematicamente ai playoff. Cioè, avete capito di che stiamo parlando? Quindi non chiedetemi di esserlo, non chiedetemi di fingere, minimamente. Va bene, è il mio pensiero. Fatemi sapere cosa pensate voi. Invece, commentate, like, se volete, iscrivetevi al canale.
Un grande abbraccio da Neschio.